Ora, che significa? Che nessuno si può autoredimere, ti deve redimere qualcun altro, qualcuno che abbia l'autorità. Sì? La scrittura insegna che in Cristo, in Lui abbiamo la redenzione. Gesù è l'unico autorizzato. Perché? Perché Gesù è colui più vicino al Padre. Non c'è uomo, non c'è un leader, non c'è una figura religiosa che possa redimere le persone. Non c'è un'autorità che possa perdonare i tuoi peccati. Solo Cristo. Solo Cristo può perdonare i nostri peccati. Per questo la scrittura insegna, versetto 14, e in Lui abbiamo la redenzione. Redenzione di cosa? Redenzione del peccato e della morte. Mi state seguendo? In Lui abbiamo la redenzione e poi dice il perdono dei peccati. Cioè la persona non è che si può togliere i peccati da addosso facendo certe cose. Puoi dire, io ho, come dire, comprato, ho aggiustato un pochettino il guaio che ho messo, però la persona non può essere salvata. Solo Cristo può perdonare i peccati. E uno potrebbe dire, ma peccati? Quali peccati? Se io sono bravo. Ce l'abbiamo detto. Basta soltanto vedere gli altri video che abbiamo già registrato, dove lì io spiego, secondo la scrittura, qual è la condizione naturale del peccato e della morte. Perciò basta anche, soltanto bisogna credere. Una persona che non crede, giustamente, si accontenta con una religione, però la religione non ti potrà salvare. Ti servirà, sì, per vivere, per dire, va bene, io non sono un cane, sono un credente, sono un cristiano. Faccio questo, faccio quell'altro, però non potrà mai, dopo la morte, entrare al regno di Dio. Perché? Perché solo Cristo può perdonare i peccati. Ma la persona, giustamente, che riconosce che le viene presentata un'opportunità, basta soltanto credere e dire, Signore, perdona i miei peccati, salva la mia anima. E se tu lo fai con sincerità, lo fai con verità e lo fai del cuore, il Signore lo farà. E soltanto per fede, perché il Signore è morto per noi, è morto per tutta l'umanità, per le generazioni passate, questa presente e la futura. Sì? Ma soltanto Cristo salva. Ok. Vediamo l'ultimo versetto qui in Luca, capitolo 19, versetto 10. Luca 19, 10. Ok, questo è interessantissimo. Dice, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Sapete che noi siamo stati creati con un proposito. Purtroppo il peccato non sono le male azioni. Il peccato è la trasgressione originale che è passata di uomo a uomo fino ad arrivare a noi, il peccato. Per questo Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato. Non sono peccati materiali, sono peccati spirituali. È la condizione che ci allontana da Dio. E guardate che interessante ciò che dice la scrittura qui in Luca 19,10. Perché il figlio dell'uomo, cioè Gesù Cristo, è venuto con un proposito, per cercare e salvare ciò che era perduto. Sì? Il Signore è venuto a cercare, a recuperare ciò che il peccato ha rubato. E Gesù è venuto per questo, a restituire ciò che era nostro. È come se tu, per esempio, tu vai
vai in ferie, no? E quando torni trovi che a casa tua ci sono infilate delle persone. Allora tu dici, no, chi siete voi? Questa è casa mia? No, questa è casa nostra, adesso è casa nostra, no? Allora tu che dici? Io sono il proprietario, io ho i documenti e mi hanno usurpato la casa. Che cosa deve fare? Vai all'autorità, alle forze dell'ordine, alla polizia, e vengono i poliziotti giustamente con l'autorità che loro hanno dello Stato, tolgono queste persone e uno recupera quello che le corrisponde, che era proprio. E così nel mondo spirituale. Noi avevamo tante cose, tante benedizioni, ma ci sono state rubate. E siccome noi umanamente non abbiamo la possibilità di recuperare ciò che era nostro, è dovuto venire il nostro Signore Gesù Cristo, che è la massima autorità del Regno di Dio, a salvare e a cercare ciò che avevamo perso. Perciò se tu hai perso la speranza, in Cristo la troverai. Se hai perso la vita, in Cristo la troverai. Se hai perso la gioia, in Cristo la troverai. Se hai perso la famiglia, in Cristo la troverai. Se hai perso tutto ciò che hai con le scommesse, con queste cose, credi nel Signore Gesù Cristo e tu avrai tutto ciò che è tuo. Perché il diavolo è venuto qua, Satana è venuto a rubare quello che era nostro. Ok, io ho finito per oggi. Abbiamo dei motivi per ringraziare e per onorare il nostro Signore Gesù Cristo. E io prima di finire vorrei fare un invito giustamente alle persone che non hanno sperimentato la grazia di Dio, che non conoscono Gesù. Se tu non conosci al Signore Gesù Cristo, se tu fai questa preghiera e lo fai con tutto il cuore, il Signore perdonerà i tuoi peccati. Questa preghiera dice così, tu puoi pregare così: Signore Gesù, io credo che tu sei il Figlio di Dio, credo che sei venuto sulla terra, credo che sei morto sulla croce, credo che hai versato il tuo sangue per me, credo che sei risorto dai morti per la potenza di Dio Padre e ora sei seduto alla sua destra. Signore Gesù, io vengo a te perché sono un peccatore. Perdona i miei peccati, vieni nel mio cuore, salva la mia anima, lavami con il tuo sangue. Ora ti do la mia vita, io mi arrendo a te Gesù e confesso e ti riconosco Gesù Cristo, mio Salvatore e Signore. Amen e amen. Se tu fai questa preghiera, tu vuoi invitare Gesù a venire nella tua vita, Lui verrà e ti salverà. Amen. Dio ti benedica, alla prossima.